La storia delle pipe Sant'Ambrogio è una storia abbastanza, direi, molto lunga, visto che mio nonno già nel 1800 si occupava di questo lavoro. Ha lavorato nella prima fabbrica che c'è stata in Italia, che era quella dei fratelli Lana, che era a Gallarate. Ha proseguito a lavorare venendo appunto a Gavirate, dove ha iniziato a lavorare alla Rossi Pipe, di cui è stato anche direttore per un certo periodo. Dopodiché ha deciso di intraprendere questa attività da solo e nel 1911 ha comprato un mulino che è poi ancora l'attuale sede della mia attività. Questo mulino generava energia e ha iniziato l'attività qui, che ha aperto ufficialmente nel 1912. Possiamo ben dire, senza tema di essere smentiti, che siamo i più vecchi produttori di pipe attualmente in attività. Il mio rapporto con la pipa è iniziato praticamente prestissimo. Mi dicevano sempre che tu invece di dire papà dici pipa. D'estate io passavo le estati qua in laboratorio, dove gli operai che c'erano una volta, che erano tanti, mi hanno fatto un po' anche da genitore in un certo qual modo, e quindi è diventata, come dire, una cosa quasi normale il fatto di poi di proseguire con questo lavoro. Pian piano, vuoi per il mio modo di essere, di pensare, vuoi per il fatto che abbiamo attraversato delle profonde crisi nell'ambito della produzione, quando ancora avevamo tantissimi dipendenti. Alla fine è rimasto, diciamo, quello che io desideravo, ovvero di occuparmi personalmente di tutte le attività e di fare, diciamo, le pipe esprimendo il mio modo di interpretare l'oggetto. La prima pipa che ho realizzato, diciamo che si è persa nel dimenticatoio, però una mi è rimasta molto impresso, che era una semplice boccetta diritta, della quale avevo scelto io, diciamo, il pezzo e il tipo di assemblaggio, eccetera, e questa pipa, che era venuta particolarmente bene, è rimasta, diciamo, un po' nella mia memoria, come se fosse un po' la prima pipa che io ho fatto, come dire, dall'inizio alla fine, ecco. Fondamentalmente anche adesso tutto quello che faccio deriva sempre da un tipo di modellistica classica, poi il fatto che viene personalizzata, chiaramente si cerca di interpretarla in mille modi, perché poi lì gioca la creatività, la fantasia. Proprio in questi giorni ho realizzato una pipa molto particolare. Una decina o più di anni fa io avevo realizzato delle Oliphant e mi erano rimaste alcune e ho detto, orca, ma bisognerebbe fare qualche cosa che renda questa pipa più fumabile. E da lì mi è nata quest'idea di realizzare questa pipa e l'ho chiamata Miss Lilly. Non credo che ci sia qualcosa che si possa paragonare a una pipa di questo tipo, ecco. Curo molto le proporzioni, il bilanciamento di una pipa. Curo particolarmente la stagionatura della radica. Io dico sempre che non esiste un altro legno così particolare come la radica, ovvero nell'ambito di una dimensione minima, piccola, noi possiamo avere delle varietà di venatura, delle particolarità nel gioco delle fibre, del legno, eccetera, che non ha confronti nel panorama dei legni esistenti. E questo è anche uno dei motivi per cui io non produco pipe né di ulivo né tantomeno di morta o altri materiali.
Una pipa deve dare qualche cosa, deve poter avere una certa personalità anche sotto l'aspetto del sapore. Chi sceglie una pipa Sant'Ambrogio è una persona che bada al sodo fondamentalmente. La mia scelta non è mai stata quella di realizzare un prodotto esclusivo per pochi facendolo magari pagare dei prezzi esagerati. La mia scelta è stata quella di fare una bella pipa e di poterla offrire a tutti quelli che ritengono valido il mio modo di lavorare e di produrre. La pipa perfetta non esiste perché le imperfezioni di una pipa non sono certamente qualcosa che sminuisce, perché spesso le persone dimenticano che abbiamo a che fare con il legno, non tanto con la plastica o con del metallo. È anche un prodotto fatto a mano, quindi può avere anche delle imperfezioni che magari sono appunto legate proprio al fatto che il prodotto viene realizzato manualmente. Faccio questo lavoro perché mi piace farlo, perché a questo lavoro dedico il meglio di me stesso. Se non hai passione, se non hai dentro di te questo fuoco che ti spinge sempre a cercare qualcosa di nuovo, a fare sempre meglio, non puoi fregiarti del titolo di pie maker.